Ciao a tutti! Vi ricordate che vi abbiamo promesso un video su come rinnovare un'anta della cucina con vetro centrale? Bene, eccola qui, appena smontata dalla nostra vecchia cucina, questa qua faceva parte dei pensili superiori. Niente di particolarmente complesso, se fosse come le altre ante, con una superficie liscia e un rivestimento sano. Ma vi ricordate che in alcuni casi nei vecchi cassetti abbiamo dovuto sistemare alcune parti che erano distaccate? Ecco, qui io ho avuto per la prima volta un distacco totale del rivestimento originale di questa anta. Praticamente nel sollevare il vecchio rivestimento mi è rimasto in mano. A questo punto ho deciso di toglierlo e non usarlo, ovviamente. Tra le altre cose non sapevo neanche che fossero fatti in questa plastica rigida. Ero convinto fossero in materiale diverso, invece è semplice plastica. Ok, quindi il nostro video non tratterà solo un'applicazione su anta con vetro centrale, ma anche su superficie grezza, visto che sotto questa anta è fatto di comune MDF. Non potevo riusare o attaccare il vecchio rivestimento, avrebbe richiesto troppo tempo e troppa colla, per non parlare del risultato. No, io in questo caso preferisco lavorare sulla superficie grezza. Quindi state con noi per vedere come procedere. Ecco, guardate un po' che modello di pellicola adesiva ho deciso di usare oggi. L'Artesiv codice TEC 008 modello Lino Island, questa qua è una delle mie preferite. Effetto tessuto anche al tatto, colore bello fresco, moderno, a me piace un sacco. Io ho già tagliato la misura corretta per la mia anta, lasciando un buon margine di abbondanza. Se non sapete come calcolare la pellicola adesiva necessaria, vi lascio il link al video specifico qui sopra e anche in descrizione. Cosa ci servirà? Beh, come sempre taglierino, una spatola morbida o rigida è uguale, ci serve la pistola termica e il nostro Magnum Primer, ossia un promotore di adesione. Un oggetto in più necessario oggi è questa carta abrasiva, perché su questa superficie grezza è ancora presente un filo di adesivo vecchio e sui bordi interni, quelli verso il vetro, la superficie è troppo porosa. Non voglio rischiare facili distacchi della mia pellicola adesiva. Se prendo questa anta in particolare, vedo che volendo sono presenti delle guarnizioni sul retro e potrei togliere le guarnizioni e rimuovere il vetro abbastanza facilmente, rendere più semplice e preciso anche il mio lavoro. Ma ho deciso di non farlo perché voglio essere di aiuto a chi invece non ha la possibilità di rimozione del vetro posteriore. Ecco perché lo lascio dove si trova. Per prima cosa voglio proteggere il mio vetro da macchie o graffi. E per fare questo uso del nastro adesivo di carta. Lo applico sul perimetro del vetro in questo modo. Ora che il vetro è protetto, posso levigare la superficie con carta abrasiva. Levigo bene la parte del bordo interno. Gli angoli molto bene. E do un colpo leggero anche sulla superficie superiore dell'anta, così proprio come sto facendo. Non levigo le scanalature in questo caso perché non voglio mostrarle troppo. Una volta levigato tutto il necessario, pulisco molto bene la superficie. Ora applico il promotore di adesione. Uso il tampone in dotazione e lo passo sui bordi interni, gli angoli e i punti di maggior tensionatura, come anche i bordi esterni. Quando finito dovrò attendere circa 5 minuti che asciughi completamente. Terminato questo procedimento, tolgo il nastro di carta sul vetro centrale. Mentre lo tolgo vi spiego perché questo procedimento di preparazione del supporto è necessario. Su una superficie grezza il rischio di distacco della pellicola adesiva è maggiore e non potevo limitarmi ad applicarla così com'era. Ho dovuto fare tutti questi passaggi che suggerisco anche a voi per limitare al massimo il rischio di distacco nel futuro. Ora inizio l'applicazione, non andrò a fare strisce ma applicherò tutto con un unico foglio, ok? Però farò un foro centrale che mi consentirà di lavorare con minor tensione soprattutto sui bordi interni dell'anta. Io sono un po' pigro e non voglio usare un metro, quindi appoggio la spatola come riferimento centrale sotto il vetro per capire dove sia il centro. E una volta tolta, taglio con il taglierino lasciando un buon margine.
Controllo se sono al centro e decido di tracciare subito un angolo tagliando 45 gradi. Ma smetto subito perché capisco di aver fatto un errore da principiante, infatti. Lo capisco e continuo a tagliare, non so dirvi il motivo. Voi non fatelo, non adesso, questo è un errore che ho fatto io. Una volta capito l'errore penso al piano B. Ah, ok, ecco la soluzione, sono un genio. Rigiro la pellicola sottosopra e tolgo tutta la carta posteriore. E appoggio direttamente l'anta sulla parte adesiva della pellicola stessa. Rigiro tutto e ora inizio a lavorare sui bordi. Mi accorgo proprio che non sono stato molto furbo. Ho rischiato di fare il foro errato senza misurare. Voi usate 1 metro per non sbagliare. Con la spatola premo la parte superiore della superficie, ma non premo sulle scanalature come detto prima, volutamente. Non voglio mostrarle questa volta. Facciamo i bordi esterni ora. Anche qui, se non sapete applicare sui bordi angoli esterni, vi linko il video specifico perché qui cerco di essere un po' più conciso. Lo abbiamo fatto vedere tantissime volte ormai. Taglio sullo spigolo, scaldo e tensiono sul bordo partendo dal centro. Arrivo all'angolo e piego sul lato superiore. Rimuovendo ovviamente la pellicola in eccesso. Giro l'anta e applico sul lato interno per almeno 2-3 cm. Stessa cosa sul lato opposto. Ora passo ai lati corti, scaldando e tensionando come ho fatto prima. Quando sono sull'angolo taglio netto e via. Lo mostro meglio sul lato opposto. Taglio netto e via. Faccio il risvolto sulla parte interna della mia anta, anche sui lati corti. Rimuovo la pellicola in eccesso ed ecco come appare una volta fatta tutti i lati esterni dell'anta. Adesso viene la parte bella del lavoro, ossia dovremmo applicare sui bordi interni. Come detto in precedenza, io ho commesso un errore tagliando prima 45 gradi e infatti adesso devo rifare tutti questi tagli perché erano sbagliati. Quindi voi fateli solo in questo momento. Parto da circa 1 cm dallo spigolo interno, ok? Non taglio dall'inizio dello spigolo. Questo mi permette di avere meno stress sulla pellicola quando dovrò scaldarla e tensionarla. Se fate attenzione io taglio molto piano, perché sto cercando di evitare il contatto tra la lama del taglierino e il vetro. Non voglio fare graffi. Ripeto l'operazione sul resto degli angoli interni. Ok, ora inizio a scaldare il bordo centrale. Scaldo e premo l'interno, prima con il dito, poi con la spatola per segnare bene il bordo. Quando ho fatto i 2 lati lunghi, passo ai lati corti della cornice. Ecco un suggerimento, se avete molta pellicola, cercate di rifilare e togliere il materiale in eccesso. Io sollevo la pellicola e taglio lasciando 2-3 cm, così non mi si appiccica al vetro e riesco a lavorarla meglio. Poi scaldo e premo bene sullo spigolo interno. Lo mostro meglio sul lato opposto. Vedete, prima con il dito, poi rifilo meglio con la spatola. Una volta fatto su tutti i lati, ecco come appare. Se notate io non ho premuto sulle scanalature, proprio per lasciarle visibili il meno possibile. Ora dovrò solamente tagliare il materiale in eccesso. Diciamo che questa è la parte del lavoro più delicata. Devo tagliare lungo il bordo interno della cornice e non posso permettermi errori troppo evidenti. Anche sull'angolo interno devo mantenere la calma e andare ad agio, cercando di essere il più preciso possibile.
Ho fatto tutti i tagli interni, come sarà venuto? Boh, vediamolo subito rimuovendo la pellicola adesiva in eccesso. Controllo e vedo che nonostante tutto non sono andato dai così male, anzi. La pellicola mi sembra ben salda, anche grazie al primer. Nei prossimi giorni aumenterà l'adesione. Ripasso la spatola per fissare bene. Risultato finale direi molto bene. I bordi interni sono ben applicati, qualche piccola imperfezione c'è ma niente di così grave. Ecco, vediamo la nostra anta con vetro come era prima con questo rivestimento che si è staccato subito e invece com'è adesso. E come ultima provocazione ho voluto metterla sulla cucina rinnovata. Ovviamente non c'entra niente, però guardate che bello questo effettolino. Bene, direi che a questo punto la serie Kitchen Restore si conclude qua. Ora avete tutti i tutorial e suggerimenti per rinnovare tutta la vostra cucina con le pellicole adesive Artesif. Anzi, inviateci anche i vostri rinnovamenti. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!